E là, ciao Tribers, benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber. E devo dire, per quanto riguarda questo video, benvenuti in questa nuova location. Ora, per quanto sia interessante quello che ho dietro di me sulla scrivania, non andremo a parlare di questo in questo video. Infatti oggi voglio parlarvi di una novità che verrà introdotta in queste settimane su Triber. Per essere più specifico, a partire dal 16 di ottobre 2023, tutti gli importi che vedrete in piattaforma diventeranno importi lordi. Semplifichiamo un attimo la questione e partiamo dalle basi. Per chi se lo fosse perso, vi invito innanzitutto a riprendervi questo video qua dove parlavamo della situazione fiscale su Triber. Quello è sicuramente un buon punto di partenza per avere un'idea più chiara di quello che sta succedendo. Ma andando super per gradi, la fondamentale differenza tra lordo e netto è che netto significa che è esattamente quanto riceverete, quanto vi arriverà in tasca al netto delle tasse. Invece lordo chiaramente include ancora le tasse che devono essere pagate su quell'importo. Ora, in piattaforma l'importo che avete visto sinora era l'importo netto, quindi a tutti gli effetti era l'importo post tasse. La decisione di invece cambiare e iniziare a introdurre l'importo lordo è dovuta a diversi fattori che però in realtà non sono estremamente importanti per tutti i driver, quindi seguitemi. Primo fra tutti sicuramente è il fatto che molte persone che sono in partita IVA, l'importo netto che vedevano per i vari test che andavano a eseguire, poi dovevano moltiplicarlo per 1,25 per ottenere il lordo con il quale mettevano fattura. Ora, immagino che chiunque non abbia partita IVA non abbia capito molto cosa sta succedendo e che cosa significano queste parole, ma non è un problema, quelli con partita IVA hanno capito, e per chiunque non abbia capito basta sapere che fondamentalmente avere l'importo netto per chiunque in partita IVA è una grande scomodità. Inoltre, al di là di questo, l'altro grande fattore che spinge Triber a portarsi sugli importi lordi è la internazionalizzazione della piattaforma, ovvero il fatto che si sta andando ad espandere in altri paesi. Molte delle cose che ho detto finora, per esempio il fatto di essere in partita IVA, si riferisce a una situazione che è inquadrata solamente nell'ambito fiscale italiano, mentre invece in altri paesi la situazione fiscale può essere diversa, potrebbe non esistere la partita IVA e esserci solo delle collaborazioni occasionali, o potrebbe ancora essere una situazione completamente diversa che non riusciamo a descrivere in 2 secondi di video. Quindi, mostrando l'importo lordo a tutti gli effetti, abbiamo un'unità di misura che è standard per tutti ed è sempre la stessa. Poi chiaramente il netto dipende dal paese in cui si risiede. Ok, ma ora che vi ho detto i motivi del perché Triber sta passando all'importo lordo, voglio parlarvi di quello che effettivamente succederà a seconda del regime fiscale nel quale siete inquadrati. A questo punto ovviamente andrò a prendere i 2 regimi fiscali che ci sono fondamentalmente su Triber, ovvero quello di collaborazione occasionale per collaborazioni minori di 5.000 euro e quello di partita IVA. Quindi sicuramente queste informazioni da adesso in avanti sono più italo-specifiche, se vogliamo, per chiunque non sia italiano e stia guardando. A tutti gli effetti, per chi ha partita IVA la situazione si semplifica, perché, come abbiamo appena detto, visto che avrete gli importi lordi nei test, basterà riportarli nella fattura che andrete ad emettere. Per tutte le persone che sono in prestazione occasionale, e quindi immagino la stragran parte di voi, in realtà la situazione migliora. Questo perché chiaramente voi vedrete gli importi lordi, ma poi sarete pagati con gli importi netti, quindi l'importo che riceverete sarà leggermente meno quello che vedrete, ma avrete chiaramente in testa quanto avreste dovuto ricevere con l'importo lordo, e se l'ammontare delle vostre prestazioni occasionali è minore di 5.000 euro, allora potrete andare a recuperare la certificazione unica che Triber vi fornisce ogni anno via mail e inserirla in dichiarazione dei redditi. Questo vi permetterà di recuperare tutte le differenze che c'erano tra importi netti e lordi che avete accumulato durante l'anno. Questo significa per esempio che se avete banalmente fatto un test da 100 euro lordi che ve ne ha dati 80 netti, una volta che poi andate a fare la dichiarazione dei redditi potrete recuperare quei 20 euro di differenza. E questa è una cosa che molti Triber per ora purtroppo non sfruttavano, perché magari non andavano a inserire la CU correttamente nella dichiarazione dei redditi, oppure si dimenticavano di questa possibilità. Invece avere l'importo lordo sicuramente porta anche la vostra attenzione su questo piccolo dettaglio fiscale, che è un'ottimizzazione che però può significare diverse anche centinaia di euro. Ok ragazzi, io spero che quello che vi ho spiegato sia tutto chiaro. Se non lo è, scrivetemi nei commenti che vi rispondo. In generale, per quanto riguarda questo cambiamento, comunque sulla piattaforma di Triber dovreste già aver ricevuto una comunicazione nella newsletter di giovedì, e in più sono usciti anche altri post sui canali Telegram e Instagram, che tra parentesi trovate in descrizione se ancora non li seguite. Detto questo ragazzi, io terminerei qua il video di questa settimana, perché direi che sono già molte informazioni e tutte insieme. Mi raccomando, non esitate, se avete qualsiasi dubbio scrivermi nei commenti. Io spero di essere stato abbastanza chiaro. Vi saluto e al prossimo video.